amici e amiche del segno del Sagittario, io sono Angela e questo è Exoteric World ed è così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo lunare motivazionale che vi darà dei suggerimenti e vi aiuterà a trovare la spinta giusta per affrontare il periodo dal 4 al 18 gennaio, dove troveremo la luna nuova in Capricorno. Vi ricordo prima di iniziare che questa è una stesa generica, prendete solo ciò che vi risuona maggiormente e se volete potete integrarla col vostro segno lunare. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati e i link per acquistarli. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o l'avete già fatto. E adesso partiamo con la lettura, andiamo ad accendere la luna. Prima di ascoltare i nostri oracoli, dal punto di vista astrologico, cosa aspettarci da questa luna nuova in Capricorno? Diciamo che le energie a favore ci incoraggiano a fare, ad essere attivi, essere coraggiosi, perseveranti, ad impegnarci. È un ottimo momento per capire cosa si vuole veramente e quindi pianificare, curare ogni cosa nei minimi dettagli, anche imparare qualcosa di nuovo. Quindi dobbiamo sapere che con l'azione e la concentrazione riusciremo ad ottenere ottimi risultati e a raggiungere i nostri desideri. Di contro dobbiamo fare attenzione alle aspettative troppo elevate, troppo ambiziose e non solo, di essere troppo duri con se stessi ed esigenti con se stessi e anche con gli altri, quindi inflessibilità, alcune cose possono portare stress, e direi che c'è un po' di difficoltà per le persone socievoli, forse perché o potete avere a che fare con delle persone che invece in questo periodo tenderanno particolarmente a chiudersi, a voler essere lì in solitudine e allora a voi potrebbe, dispiacere questa cosa. Oppure magari siete proprio voi che se siete abbastanza socievoli, tenderete a cercare un po' più di solitudine e tranquillità, ma soprattutto per concentrarvi maggiormente su un qualcosa. Il primo messaggio arriva dalla carta Esbat. Questo, ci permette di fare una fotografia del vostro momento presente e noi incominciamo ad analizzare questo periodo a partire dal 4 gennaio e con questa carta, diciamo che è un inizio, molto intenso perché ci parla di consapevolezza, di risveglio, di, rinnovamento, ma soprattutto a concentrarsi forse sullo studio, sulla conoscenza, sul radicamento, sul vivere un'esperienza, stimolante, coinvolgente, interessante, sia anche di risveglio di spiritualità, di, entrare in comunicazione con il divino, però anche nelle questioni più pratiche, con alcune persone nello specifico. Quindi si tratta proprio di vivere in un modo molto più intenso vari ambiti, soprattutto la spiritualità, questo sì, assolutamente, però anche il radicarsi in una pratica, un'azione, attiva, concreta. Quindi se avete in mente delle idee da un po' di tempo, di fare, di dire qualcosa, questo è il momento giusto proprio per farlo e per comunicarlo. Vediamo adesso la seconda carta, arriva Ulula alla luna, anche questa ha a che fare effettivamente con la comunicazione. Abbiamo parlato di comunicare, di esprimere, di aprirci per certi aspetti. Infatti questa, parla di necessità di comunicare, di farsi sentire, di esprimere a voce alta, noi stessi, le nostre idee, i nostri stessi desideri, le aspirazioni, cosa si vuole, veramente e anche la necessità di andare oltre le cose che non ci servono, che, non ci sono utili, anzi che addirittura magari ci fanno stare male e per questo prendere il controllo, addirittura di non temere di, mettersi nelle condizioni di andare a creare delle nuove possibilità e delle nuove situazioni. Adesso procediamo con l'altro messaggio, arriva da Metamorfosi, parla di trasformazione e di evoluzione, una trasformazione profonda, questo sì, perché forse abbiamo bisogno di liberarci. Se ci sentiamo in trappola, fermi, bloccati in qualcosa, ecco che questo è il momento giusto proprio di trasformare, di fare un
cambiamento, però a livello profondo vuol dire che non dobbiamo semplicemente bypassare una cosa, vabbè al momento, la vedo più in là, oppure aspetto il momento giusto, adesso insomma quando ci raccontiamo un po' un qualcosa per, sviare, per sfuggire, e invece dobbiamo proprio affrontarlo in pieno, proprio per riuscire a trasformare qualsiasi cosa, un'avversità, nel superamento di questa avversità, una debolezza, un qualcosa che non ci fa stare bene, di superarla totalmente per diventare più saggi e più forti. Quindi una specie di seguire una luce che ci permetterà di uscire dal buio. E adesso procediamo con l'oracolo dello sciamano. Come dico sempre, i vari input, le varie informazioni che troviamo nel corso della lettura, sono a livello generico perché i messaggi per alcuni di noi possono riferirsi principalmente per l'ambito, amore, lavoro, famiglia o strettamente personale, per una ricerca o un percorso spirituale. Io direi che si parte sempre dal percorso interiore spirituale per far sì che poi esteriormente riusciamo a creare la realtà e quello che desideriamo. E quindi noi siamo il nostro punto di partenza per il viaggio. In effetti abbiamo proprio questa carta che ci può parlare effettivamente di un viaggio, sia, interiore che esteriore. Di sicuro ci consiglia di uscire dai confini conosciuti, cioè quelli proprio che conosciamo e viviamo nella nostra vita, di compiere un viaggio nell'ignoto, nell'incertezza. Spesso non abbiamo bisogno necessariamente di capire dove stiamo andando, perché, può spaventarci, può intimorirci, tutto quello che dobbiamo fare, tutto quello cioè ci creiamo dell'ansia inutile, e invece l'importante è iniziare, incominciare a tracciare la rotta, e questo è il momento propizio, per fare questo e per, trovare poi la direzione giusta. Quindi l'importante adesso è iniziare qualcosa, è partire, è, il prendere il rischio di lasciarci trascinare da qualcosa, di nuovo. È un bel messaggio, molto molto forte, molto interessante, perché potremmo, rischiare comunque di perdere una bella, occasione. Anche per sistemare alcune questioni importanti, ricordiamoci che il viaggio non è la destinazione, ma è il viaggio, è tutto il percorso che noi facciamo e che è estremamente importante, e l'acqua potrebbe nutrire questo percorso e anche noi stessi, purificarci, ripulirci. Il messaggio, ovviamente a livello simbolico di questa carta, è, principalmente di rigenerazione delle nostre emozioni, emozioni che devono essere esplorate ed eventualmente guarite, di tornare all'essenza, di cercare motivazione nelle proprie scelte, di prendersi la pausa se si sente quell'esigenza di, mettersi un po' in stand-by. Si parla di rinascita creativa, di nutrire, noi stessi, nuove abitudini, di riflettere su cosa si sta chiudendo e cosa si sta preparando, a nascere. Molto bella anche questa, molto molto profonda, molto coinvolgente come messaggio. Poi troviamo il mondo inferiore. Inferiore particolare perché è qualcosa che sta al di sotto, no, quindi è il nostro spazio interiore, è l'inconscio, sono le risposte nascoste, i tesori e la verità, che devono emergere, da scoprire, un potenziale spirituale, può essere un sogno messo da parte, quindi di creare comunicazione tra il conscio e l'inconscio, di connetterci al nostro potere personale, di ascoltarsi per trovare
e per ritrovare la nostra energia, le nostre motivazioni, il nostro entusiasmo. Quindi dobbiamo proprio lasciarci andare come atto di fiducia, ascoltare il nostro cuore, la nostra sensibilità e l'intuito. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguito. Se volete in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo, quello mensile e quello settimanale. Alla prossima, vi auguro una buona luna. Ciao!